Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Turkey News Magazine. Tutti i dettagli sono nel mio video. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi. Potete sostenermi ancora di più cliccando sul pulsante abbonati qui sotto. Grazie, e guardiamo insieme. Nel mondo dello showbiz internazionale, costruito su frasi levigate, risposte filtrate e proiezioni di immagini studiate al millimetro, a volte succedono crepe improvvise che fanno saltare gli schemi. E ieri notte, durante una conferenza stampa che sembrava destinata a perdersi tra mille altre del calendario globale, Gökberk YLDRM e Cemre Ard hanno messo in scena uno di quei momenti che inchiodano il respiro e ribaltano il copione. Una serata partita lenta, formale, che minuto dopo minuto si è trasformata in un evento capace di rimbalzare ovunque in rete. La sala era gremita di giornalisti giunti da più paesi, produttori attenti come falchi, fotocamere a raffica. L'aria era ordinata, quasi accademica, intrisa della solita ritualità, domande sui loro progetti in corso, sulle collaborazioni solidali, su quelle agende estenuanti che scandiscono la loro routine. Con la calma elegante che li contraddistingue, lui con un sorriso sicuro, lei con quella lucidità gentile che la rende amatissima, hanno risposto con compostezza, mano nella mano sotto il tavolo, senza concedere scivoloni. Niente faceva presagire che da lì a poco sarebbe arrivato uno strappo capace di entrare nella memoria collettiva. Eppure, è successo. Un reporter europeo, noto per i quesiti appuntiti che imbarazzano le scuderie PR, ha alzato il braccio e ha sparato la domanda che nessuno aveva avuto il coraggio di porre a voce alta. Cosa pensate delle voci secondo cui la vostra immagine di coppia non sarebbe altro che una grande farsa? Il silenzio è calato come una lama, pesante al punto da far sembrare assordante il click degli obiettivi. La frase ha attraversato la sala come una scossa elettrica, fermando ogni respiro. Tutti, senza eccezione, hanno cercato i loro sguardi. C'era chi si aspettava una fuga diplomatica, chi un no comment ben confezionato. Quasi nessuno, però, immaginava ciò che è accaduto subito dopo. Gökberk ha sollevato appena un sopracciglio, ha inclinato la testa con aria di sfida dolce, e con una calma che sapeva di verità ha detto: una farsa? Se c'è qualcuno che ha bisogno di mascherarsi per vivere, non siamo noi. Siamo noi stessi. Non abbiamo nulla da nascondere. Le parole hanno colpito come un tuono. L'interprete ufficiale, una professionista temprata, abituata a gestire personaggi complessi e frasi scivolose, è rimasta letteralmente di pietra. Le mani le tremavano appena, la voce le si è incrinata, e le sono serviti lunghi secondi per riordinare la frase in cuffia. Quella reazione, umana e inattesa, ha acceso le prime risatine trattenute tra i giornalisti. In molti, lì per lì, hanno capito che stavano assistendo a qualcosa di irripetibile. Man mano che la conferenza proseguiva, l'energia nella stanza cambiava. Alcuni reporter, incoraggiati dalla franchezza della coppia, hanno osato domande più audaci. Ma né Gökberk né Cemre hanno fatto un passo indietro, anzi, hanno lasciato evaporare l'aria di precauzione con risposte dirette, limpide, disarmanti. A chi ha chiesto se tutto ciò che si scrive su di loro sia vero, la replica di Gökberk è stata secca e tagliente: sì. E se esistono storie inventate, sono responsabilità di chi le inventa, non nostra. L'interprete ha strizzato gli occhi, come a processare quel lampo di sincerità prima di restituirlo in tempo reale, e le telecamere hanno iniziato a inquadrarla quasi quanto i due protagonisti. Diverse mani hanno coperto labbra pronte al sorriso, mentre i microfoni catturavano piccoli mormori increduli. Era evidente che si fosse creato quel raro equilibrio tra spontaneità, sicurezza e zero paura di calpestare un terreno scivoloso. Minuto dopo minuto, la tensione si è stemperata e ha ceduto a un gioco sottile. Con la sua consueta ironia, Gökberk ha affondato: molti pensano che dobbiamo essere seri sempre, ma noi ci godiamo la vita. Non viviamo per rientrare nelle forme che altri disegnano per noi. A quel punto, qualche applauso è esploso spontaneo, prima timido, poi convinto, e l'atmosfera si è alleggerita di colpo. Dietro le telecamere, addetti ai lavori con esperienza hanno incrociato sguardi stupefatti. Uno ha sussurrato:
Neppure le star di Hollywood parlano così alla stampa internazionale. E non aveva torto. Artisti globali, incorniciati da contratti potentissimi e scortati da uffici stampa inflessibili, pesano ogni parola come fosse oro. Quello che Gökberk e Cemre hanno fatto è stato stracciare il Galateo, un gesto di onestà nuda. Per alcuni, pericoloso. Per altri, da ammirare. Per tutti, impossibile da dimenticare. I minuti successivi sono diventati un piccolo carnevale di espressioni spontanee, risate trattenute e risposte senza rete, con lei che annuiva, integrava, confermava, siamo qui come siamo a casa, come siamo con gli amici. Non abbiamo bisogno di essere un personaggio per piacere. Lo spettacolo non si è fermato lì. Quando la conferenza si è avviata alla chiusura, i telefoni dei cronisti hanno iniziato a vibrare all'unisono. Sui social si moltiplicavano i clip del momento più virale. La reazione dell'interprete al primo "siamo autentici". Nelle timeline di Instagram, X e TikTok sono spuntati video con titoli del tipo "La faccia dell'interprete quando Gökberk alza il velo", "L'interprete che non ce la fa più", "Storico", "La sincerità di Gökberk e Cemre spiazza anche chi traduce". Tra i commenti più condivisi, uno ha spopolato, si leggeva nelle sue labbra: "Non vorrei tradurre questo, ma vengo pagata per farlo". Un altro ha rilanciato: "Anch'io scioccato, che modo di parlare". Ore dopo, nel dietro le quinte, i produttori internazionali si sono radunati in una riunione improvvisata. Qualcuno si è chiesto se quella schiettezza potesse mettere a rischio trattative in corso. Ma la maggioranza è sembrata convinta: sono così, ed è per questo che piacciono. Se li costringiamo ad addolcire la loro personalità, perdiamo ciò che li rende unici. È persino filtrato che una piattaforma digitale globale abbia chiamato immediatamente il loro agente, dicendo: "Vogliamo il vero Gökberk e la vera Cemre. Non un personaggio. Vogliamo quell'energia genuina davanti alla camera". In un attimo sono esplose voci su un possibile nuovo progetto internazionale in grado di ridefinire ancora la loro carriera. Nel frattempo, tra gli addetti in sala non si parlava d'altro che dell'interprete che, secondo alcuni, alla fine avrebbe posato una mano sul petto ridendo: "Non sono abituata a tutta questa sincerità in un colpo solo". Una frase che è rimbalzata nei corridoi come una scintilla e ha alimentato ancora di più il brusio online. I social continuano a ribollire, i titoli non smettono di spuntare, e la discussione resta accesa. Ma una cosa appare chiarissima. Gökberk YLDRM e Cemre Arda non hanno bisogno di maschere per brillare. La loro spontaneità è la loro arma, la loro firma, il marchio riconoscibile che la gente cerca. E il mondo intero lo ha visto di nuovo, questa volta senza filtri. Prima di continuare a guardare, una piccola nota per voi, pubblico di Turkey News Magazine: se amate questi attimi in cui la verità vince sul copione, ricordate di iscrivervi, attivare le notifiche e lasciare un like. Contate anche voi. Pensate che Gökberk e Cemre abbiano fatto bene a parlare così apertamente? Oppure credete che questa sincerità possa metterli nei guai? Scrivetemi nei commenti, parliamone. Eppure non è stato soltanto un fuoco d'artificio passeggero. A fine serata, tra critici e fan c'è stata quasi unanimità: non è stata una semplice conferenza stampa, ma l'inizio di una nuova fase. Una fase in cui l'autenticità pesa più della strategia. Dove la trasparenza prevale sul calcolo. Dove una sala colma di giornalisti spiazzati, un interprete sorpresa e una coppia libera da qualsiasi filtro hanno confezionato il momento più chiacchierato della stagione. Perché, alla fine, in un'industria affollata di apparenze, la verità fa sempre più rumore di qualsiasi sceneggiatura. E ieri notte, Gökberk e Cemre hanno parlato chiaro. Senza paura. Senza trucco. Senza limiti. Il mattino successivo, mentre i feed continuavano a macinare visualizzazioni, qualcuno ha ripescato vecchie interviste di entrambi, cercando contraddizioni. Ma lì, ancora una volta, la linearità con cui si sono sempre mostrati è venuta a galla. E le clip del bacio fugace dietro il sipario, riprese di sbieco da uno smartphone curioso, hanno aggiunto il tassello emotivo che molti desideravano. La prova che, al di là della scena,
Esiste una sintonia domestica, quotidiana, che non ha bisogno di slogan. Tra i commenti, i fan turchi si sono trovati fianco a fianco con quelli di altri paesi, tutti a sostenere un'idea semplice: non serve essere perfetti. Serve essere veri. Dall'altra parte, gli scettici hanno domandato: ma la verità in un'industria così può durare? È la domanda che aleggia sempre, e che forse li accompagnerà ovunque andranno. Ma ieri notte, per una volta, la risposta non è stata data da una campagna o da un comunicato. L'hanno data due sguardi che non tremano e due voci che non arretrano. E quando, ormai a luci quasi spente, qualcuno ha chiesto a Cemre se non temesse qualche effetto collaterale, lei ha sorriso, ha incrociato le dita con quelle di Gökberk e ha sussurrato al microfono: se un effetto collaterale della verità è perdere chi non crede in noi, allora è un prezzo che paghiamo volentieri. La room è esplosa in un ultimo applauso. E così, mentre le luci si affievolivano e le porte scorrevano, restava un'eco chiara: non è il volume della voce, ma la sostanza a farsi ricordare. E stavolta la sostanza era tutta lì, nuda e luminosa. Grazie mille per aver guardato il video. Ci vediamo nel prossimo. Abbracci e a presto, da Turkey News Magazine.